Ciao amici, ben ritrovati. Oggi andiamo a vedere come realizzare Ansia, questo personaggio così sempre ansioso, sempre con tanta preoccupazione, è molto simpatico. Spero che questa mia versione vi piaccia. Possiamo aggiungerlo agli altri personaggi che abbiamo già realizzato e fare così tutti una bellissima collezione. Andiamo a vedere come l'ho realizzato. Per realizzare Ansia cominciamo dalla bocca e andiamo a lavorare con il filato arancione una catenella di 21 maglie. Lavoriamo 21 maglie da questo lato della catenella e 21 maglie per il lato di sotto della catenella. In totale saranno 42 maglie lavorate. Ogni 6 maglie andiamo a fare un aumento e saranno poi 48 maglie lavorate. Lavoriamo le 48 maglie per altri 2 giri. Ogni 7 maglie facciamo un aumento e saranno 54 maglie basse. Facciamo un altro giro di 54 maglie basse. Andiamo a fare un altro giro di 54 maglie, però lavoriamo in costa dietro, prendiamo la maglia solo dalla parte di dietro. Magari fate prima una maglia bassissima in modo da poter poi cominciare da questo punto e andiamo a lavorare 54 maglie in questo modo. Possiamo poi staccare questo filo. Possiamo staccare il filo e ora con il filato nero andiamo a fare l'interno della bocca. Per l'interno della bocca abbiamo una catenella di 21 maglie, lavoriamo 21 maglie da questo lato della catenella e 21 maglie per il lato di sotto della catenella, in totale saranno 42 maglie lavorate. Ogni 6 maglie facciamo un aumento e saranno 48 maglie basse. E possiamo ora staccare il filo. Con il filo bianco dobbiamo andare poi a creare i denti all'interno, ricamandoli. Per ricamare i denti possiamo fare in questo modo: realizziamo 3 lineette, così 1, 2 e 3, e poi passiamo, saltiamo 2, anzi 3, 1, 2, 3 maglie, entriamo nella prossima e andiamo a fare lo stesso lavoro. Blocchiamo un po' il filo e andiamo più avanti, facciamo lo stesso lavoro. Dobbiamo andare a riempire tutta questa zona, saltiamo sempre 3, 1, 2 e 3, entriamo qui e facciamo l'altro dentino. Saltiamo 3 e così fino a terminare questo lato. Poi dalla parte di sopra invece i dentini dobbiamo fare in mezzo tra questi due, in modo da far incrociare così. Quindi questi li facciamo in questo modo e gli altri andiamo a fare alternati. Facciamo prima il risvoltino così alla bocca, diamo un po' la forma così, poi andiamo a inserire l'interno della bocca con i denti e inseriamo man mano un po' di ovatta sintetica dentro la bocca, cercando di dare un po' la forma in questo modo. Volendo possiamo fermare con gli spilli e poi andiamo a cucire. Prima di chiudere tutto andiamo ad inserire un po' di ovatta sintetica all'interno. Non riempite troppo perché poi dobbiamo cercare di dare un po' la forma in questo modo, cercando di unire la parte centrale così. Quindi riempite soltanto un po', non troppo.
Per gli occhi con il filato bianco avviamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo una media in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia o una media per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Un aumento nella prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 20 maglie lavorate. Facciamo un altro giro di 20 maglie basse. Sostituiamo il filo con il filo nero e andiamo a fare un giro di 20 maglie però lavorate in costa e dietro. Sostituiamo il filato con quello arancione e andiamo a fare un giro sempre in costa dietro con questo filato. Possiamo staccare il filo e poi con il filo nero andiamo a creare la pupilla al centro dell'occhio. Poi andiamo a fare un altro uguale e non staccheremo il filo ma li andremo ad unire insieme. Creiamo qui la pupilla al centro, facciamo la stessa cosa anche per l'altro occhio. Dopo aver realizzato anche l'altro occhio non vado a staccare questo ma vado ad unirmi con quest'altro occhio e lavoro 20 maglie per questo lato di occhio e 20 maglie per quest'altro. In totale poi saranno 40 maglie lavorate. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 38 maglie lavorate. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 36 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo una diminuzione e saranno 30 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo una diminuzione e saranno 24 maglie basse. Riempiamo bene con l'ovatta sintetica. Ogni 2 maglie facciamo una diminuzione e saranno 18 maglie basse. Una maglia e una diminuzione per tutto il giro e saranno 12 maglie basse. Proseguiamo con le diminuzioni fino a chiudere completamente la parte. E questi saranno gli occhi che andremo poi a applicare sulla bocca così. Per le gambe abbiamo una catenella di 10 maglie, lavoriamo 10 maglie basse per questo lato della catenella e 10 maglie basse per il lato di sotto della catenella, in totale saranno 20 maglie lavorate. Ora andiamo a lavorare 20 maglie però lavorate in costa dietro. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 18 maglie lavorate. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 16 maglie lavorate. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 14 maglie lavorate. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 12 maglie lavorate. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 10 maglie lavorate. Lavoriamo per altri 10 giri, 10 maglie basse e poi stacchiamo il filo per una, l'altra poi non andiamo a staccare perché andremo ad unirle insieme. Terminati i giri dobbiamo andare a unire le due parti. Lavoriamo 10 maglie per questa gamba e poi 10 maglie per quest'altra gamba. In totale saranno 20 maglie lavorate andando a unire. Riempiamo con la vatta sintetica e andiamo a fare per altri 4 giri 20 maglie basse. Andiamo ora a sostituire il filato con il filato bianco e andiamo a fare altri 2 giri di 20 maglie con questo filato bianco. Sostituiamo il filato con quello rosso e andiamo a fare una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 18 maglie basse e poi andiamo a fare per altri 2 giri 18 maglie basse. Sostituiamo di nuovo il filato con quello bianco e andiamo a fare una diminuzione della prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 16 maglie e lavoriamo poi un altro giro di 16 maglie. Riprendiamo il filato rosso e facciamo una diminuzione della prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 14 maglie. Riempiamo con l'ovatta sintetica, prendiamo il filato bianco e andiamo a fare una diminuzione della prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 12 maglie lavorate. Facciamo un altro giro di 12 maglie però lavorati in costa davanti. Prendiamo la parte davanti della maglia e la lavoriamo in questo modo. Facciamo il nostro giro così. Sostituiamo il filato bianco con quello arancione, andiamo a lavorare in costa dietro 12 maglie con il filato arancione e poi andiamo a fare per altri 2 giri 12 maglie basse. E possiamo poi staccare il filo e riempire bene con l'ovatta sintetica. Per realizzare la parte più larga dei pantaloni facciamo in questo modo: realizziamo una catenella di 18 maglie e la andiamo a chiudere ad anello. Lavoriamo per altri 3 giri 18 maglie basse nelle 18 catenelle.
Ora andiamo a fare una maglia e una diminuzione per tutto il giro e saranno 12 maglie basse. Andiamo ora a lavorare le 12 maglie per altri 4 giri, poi stacchiamo il filo, andiamo a fare un altro uguale e poi le andremo ad unire insieme. Fatta anche la seconda parte dei pantaloni, possiamo andare ad unire le due parti. Prendiamo quest'altra parte, entriamo qui lateralmente e andiamo a lavorare le 12 maglie per questa gamba e poi andremo a lavorare le 12 maglie anche per quest'altra gamba, in modo da unire tutte e due le parti dei pantaloni. Dopo aver fatto tutto il giro saranno 24 maglie basse. Andiamo a lavorare per altri due giri 24 maglie basse. Facciamo la diminuzione della prima maglia, la diminuzione a metà del lavoro e saranno 22 maglie lavorate e lavoriamo poi le 22 maglie fino ad arrivare a questo punto. Io andrò a fare per altri 3 giri complessivi 22 maglie e poi stacco il filo. Voi comunque andate sempre a misurare, regolatevi in base a come avete lavorato, poi dovete un pochino allargare i pantaloni e inserirli alle gambe. Per le braccia invece prendiamo il filato arancione e facciamo un anello magico di 8 maglie, stringiamo l'anello e andiamo a lavorare per altri 3 giri 8 maglie su queste appena lavorate. Sostituiamo il filato con il filato bianco, andiamo a fare per altri 2 giri di 8 maglie con questo filato bianco. Sostituiamo il filato con quello rosso, andiamo a fare per altri 2 giri di 8 maglie con questo filato rosso. Andiamo a sostituire il filato con quello bianco e andiamo a fare per altri 2 giri 8 maglie con il filato bianco. Prendiamo il filato rosso e andiamo a fare un altro giro di 8 maglie con il filato rosso. Poi prendiamo il bianco e facciamo un altro giro con il filato bianco e poi di nuovo un altro giro con il filato rosso e poi stacchiamo il filo e andiamo a riempire con l'ovatta sintetica. Terminati i giri andiamo a riempire con l'ovatta sintetica e poi dobbiamo andare a cucire al lato qui del corpo. Con il filato verde andiamo poi a contornare la pupilla nera, andiamo a fare il giro in questo modo e ripassiamo un po' sul filo in modo da bloccarlo e rinforzarlo. Stessa cosa per l'altra parte dell'occhio. Volendo, per fare più rifiniti i denti, possiamo fare anche delle catenelle, facciamo 2 catenelle, poi facciamo 2 maglie basse nelle 2 catenelle, facciamo una per girare e poi andiamo a staccare il filo e dobbiamo poi andare a cucire queste piccole parti che abbiamo realizzato per ogni dentino. Ovviamente questo con un po' di pazienza va fatto e sicuramente verrà un lavoro più rifinito. Qui invece di andare a ricamare dovete andare a cucire questi dentini uno per uno tutto intorno alla bocca, poi dipende da voi se volete farlo oppure fate così più semplicemente. A questo punto possiamo andare a cucire gli occhi. Dobbiamo prima stringere un pochino questi due con ago e filo dietro e poi andiamo a cucire al centro della bocca questi nostri due occhi e dobbiamo fare in modo che la bocca, diciamo, venga posizionata in questo modo, un po', diciamo, mezzaluna, così per dire, Poi andremo a fare le sopracciglia e il ciuffetto che esce dalla testa. Andiamo poi a posizionare sul collo la testa e poi andiamo a cucire le braccia al lato, o volendo potete cucire prima le braccia come vi trovate più comodi. Fermiamo prima con gli spilli gli occhi alla bocca e poi andiamo a cucire bene tutto intorno. E dopo aver cucito andiamo a cucire anche il collo, volendo potete mettere anche uno stecco di legno all'interno o di plastica. Per le sopracciglia facciamo una catenella di 5 maglie con il filato nero e poi andiamo a fare 5 maglie basse nelle 5 catenelle, stacchiamo il filo e andiamo a cucire. Per realizzare i capelli andiamo ad avvolgere un po' di filo intorno alle dita, poi lo tiriamo fuori in questo modo e dobbiamo chiudere questa base qui di sotto facendo dei giri e bloccando il filo sulla base. Facciamo in questo modo qui, andiamo a riempire un po' tutta questa parte così,
chiudiamo fino alla fine di sotto e poi andiamo a cucire questa base qui alla testa. Qui andiamo a tagliare sopra, andiamo ad aprire e andiamo a tagliare poi a misura e poi andiamo a posizionare sulla testa in questo modo e andiamo a cucire. Cuciamo le sopracciglia sugli occhi così e poi dopo aver cucito la testa, le braccia e i pantaloni possiamo fare anche una piccola cintura con il filato nero. Per la cintura o utilizziamo il filo nero oppure andiamo a fare una catenella come più vi trovate comodi, come più vi piace. Andiamo a circondare un po' la vita in questo modo e poi con il filato marrone andiamo a fare la fibbia. Blocchiamo i fili in questo modo se avete utilizzato questo sistema, oppure potete fare la catenella e delle maglie basse e andate a cucirle in vita. Fermiamo il nostro filo così e poi andiamo a fare la fibbia e poi andiamo a fare un semplice quadrato e realizziamo così la fibbia sulla cintura. E poi blocchiamo il filo. E andate a realizzare anche voi tutti i personaggi che ho realizzato anche io, se vi va, e fate la bella collezione. E anche il personaggio di Ansia è terminato. Spero che questa mia versione vi piaccia. Potete andare a cucire il braccio così lateralmente, potete farli assumere qualsiasi posizione naturalmente. Spero che vi sia utile e gradito. Vi mando un grande bacio, un grande abbraccio e lavoriamo che ci consoliamo. Ciao ciao, alla prossima e ciao! Grazie a tutti voi amici di Creiamo Annalisa per il vostro sostegno ed affetto, grazie per ogni commento, condivisione e contributo alla crescita di questo canale. Continuate a seguirmi perché il viaggio continua. Con gratitudine, Creiamo Annalisa. Un bacio e un abbraccio.